Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, bilancia, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di luglio 2023. Tre carte direi che sono troppe, amici della bilancia. Andiamo con una sola e abbiamo, wow, la vostra carta. Amici della bilancia, abbiamo la carta della giustizia. Può far riferimento a qualche questione burocratica che arriva a compimento, se stavate magari aspettando la firma di qualche firma, appunto, qualche ok legale. Può essere che nella seconda metà di luglio arrivi, c'è una questione, diciamo, che potrebbe essere messa in regola. Tenete presente che quando c'è la giustizia si parla anche di tagliare qualche cosa che non serve più. Ma andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io, come dico sempre, ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione qui sotto poi ho pubblicato una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, vi spiega le decadi di appartenenza, vi spiega come trovare l'ascendente, insomma è una guida abbastanza completa. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono altri link a video che potrebbero interessarvi. Allora ragazzi, qui partiamo con un 10 di spade, un 3 di coppe, abbiamo la carta della stella, un 10 di bastoni, quindi abbiamo già 2 10, la carta del matto, asso di bastoni e il mondo. Ragazzi, secondo me questa giustizia arriverà per tagliare. Partiamo da questo 10 di spade. 10 di spade è una carta di chiusura cicli, è una carta di qualcuno che è l'arcano minore della morte, quindi è come se ci fosse una piccola morte di qualche tipo di situazione, qualche tipo di relazione o qualche tipo di certezza anche. Quindi vi dico, per qualcuno potrebbe essere una fase un po' triste, quella di metà mese, o perlomeno è una fase di chiusura ciclo. Vi dico così perché poi abbiamo questo 3 di coppe. Allora, il 3 di coppe potrebbe rappresentare una relazione a 3 o semplicemente un gruppo di amici che festeggiano. C'è anche la stella, quindi è come se ci fosse un obiettivo da raggiungere, sì, vi siete prefissati un obiettivo, un punto d'arrivo, un risultato. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Però abbiamo anche questo 10 di bastoni e qui è un po' come la sensazione che in realtà non vogliate tanto lasciare certe responsabilità, certe questioni, certe aspettative indietro. Il matto, l'asso di bastoni e il mondo li guardiamo poi direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dall'inizio e andiamo a vedere questo 10 di spade. Tre di bastoni e 7 di coppe. È come se ci fosse una volontà da parte vostra di andare oltre, magari per qualcuno anche di spostarsi fisicamente dal posto, dalla relazione, dalla situazione che si sta vivendo, ma è come se ci fosse la volontà di, appunto, di guardare oltre, di andare verso l'espansione, di darsi altre possibilità. Andiamo a vedere il 3 di coppe, 5 di coppe, 2 di coppe, re di coppe e appeso. Ragazzi, qua ho proprio la sensazione che sia una questione di 3 persone.
c'è una relazione a tre, perché qui è come se ci fosse una sofferenza, una delusione per quello che riguarda ehm, il partner, la partner. Vi dirò che per molte persone siete voi che magari non volete tanto creare un solo compromesso con una persona, ma piuttosto rimanere in una fase di sollazzo, come ci dice il 3 di coppe. Andiamo a vedere la stella, vediamo a che cosa fa riferimento questo obiettivo. 5 di bastoni, 4 di bastoni. Io credo che stiate cercando un certo tipo di solidità, di stabilità relazionale, senza, mi verrebbe proprio da dire, senza competizione. Se fosse una persona nuova, quella che, questo re di coppe, che conoscerete, diciamo, nella terza settimana di luglio, ripeto, potrebbe essere una persona che ha già una situazione in piedi, potreste anche essere voi, però ho come la sensazione che qui ci sia la volontà di creare qualche cosa di stabile, però in due, chiaramente, senza, la terza energia in mezzo, chiaramente. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. 4 di spade e amanti. Ragazzi, qui siete voi che dovete guarire la vostra idea di relazione. Ci sono certe aspettative che avete voi all'interno o di questa relazione o della relazione in generale, se per esempio non avete nessuno, che avete bisogno di guarire. Il 4 di spade è una carta che vi dice che c'è bisogno di prendersi un tempo per proprio sanare sia la parte emotiva che la parte spirituale. Essendoci, scusate, che la parte mentale, emotivo e mentale. Essendoci però la carta degli amanti, sento che molto fa riferimento all'amor proprio e al modo di vedere o di percepire l'amore. Mm? Anche l'appeso qua ci dice che avete bisogno di fare una sorta di restyling. Andiamo a vedere il matto, perché il matto è una carta che parla di nuovi impulsi, nuovi inizi. Difatti è finita l'attesa. C'è solo bisogno di comunicare questa volontà di andare. Tenete presente comunque, ragazzi, che quando c'è il matto si parla anche di impulsività e anche di ingenuità. Quindi fate attenzione ai non detti, che siano vostri o che siano dell'altro. Fate attenzione a tenere il piede in due scarpe. Però tutto mi dà come una nuova avventura, eh. Può essere che non ci sia ancora quel trasporto fisico. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Cioè non dico che non ci sia chimica con questa persona, però è come se non ci fosse un'azione di tipo concreto. In effetti è uscita anche la luna, quindi è come se ci fossero delle proiezioni, una sorta di paura ad agire, a muoversi, anche se poi l'impulso ci sarebbe. C'è anche un 8 di pentacoli. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere una relazione magari con un capo o con un collega di lavoro o con un superiore, mi verrebbe più da dire. Andiamo a vedere il mondo. Però qui le carte vi dicono fondamentalmente di aspettare, di non fare niente. Allora, il mondo è spiegato da un re di spade al contrario, infatti, perché da un re di spade al contrario dell'eremita. Non avete ancora, come dire, un piano di lavoro, un piano di attacco, mi verrebbe da dire così. Ragazzi, qui c'è il bisogno di andare per la vostra strada, di cercare la vostra verità, di rivalutare quello che è l'idea dell'amore o l'idea di questa relazione. Io credo che non sia così tanto idilliaca come voi pensavate. Probabilmente qui avevate determinate idee anche inerenti al futuro con questa persona
o all'interno di questa situazione, che in realtà con questo 10 di spade devo dire che siete un po' obbligati a lasciare indietro, e anche qui la giustizia può essere qua proprio perché, come vi posso dire, ehm, determina un prima e un dopo. mm. E qua è come se ci fosse il dopo, un nuovo impulso, un nuovo sentire, mi viene da dire. Però tutto avviene dopo che avete fatto questa rivalutazione un po' su di voi, perché comunque con la carta degli amanti si parla sempre di amor proprio. mm? E giustamente il 4 di spade è una carta che vi parla di guarigione. Avete bisogno di guarire certe aspettative. Non lo so, fate una sorta di analisi sulle aspettative che avete nei confronti della relazione in generale, sulle aspettative che avete nei confronti del partner specifico, ipotesi, e poi semplicemente rendetevi conto che le aspettative sono le vostre. Gli altri non sono tenuti a soddisfare le vostre aspettative, come voi non siete tenuti a soddisfare le aspettative degli altri. È come se ci fosse della competizione. E se è una questione di amor proprio, guardate, vi posso dire, cercate di prenderla con un po' più di filosofia, in modo meno drammatico. Cercate di prenderla un po' giocando, mi verrebbe da dire. E una cosa che potete rinforzare è la comunicazione, questo sicuramente, perché la comunicazione, che sia la vostra o che sia quella, diciamo, tra i due, ehm, è piuttosto intermittente con l'otto di bastoni al contrario, ragazzi. È come se da un lato aveste voglia di andare oltre e dall'altro invece c'è qualcosa che vi blocca, che vi, che vi mette paura letteralmente. Tenete presente che la luna è sempre una carta di proiezioni, quindi vi fa vedere le cose, diciamo, solo a metà. Ed è per quello che qui in fondo abbiamo la carta dell'eremita. Vi invitano a ricercare la vostra verità, quello che è valido per voi. Fate un riesame di quello che per voi è l'amore in luce. mm? Una relazione che vi nutre, dove c'è uno scambio reciproco, dove non è solo uno che dà e l'altro prende, dove non è solo uno che si plasma e cerca di modificarsi per far contento l'altro, ma l'altro non fa niente. Ok? Andiamo a vedere ancora un oracolo. Vediamo che ultimo consiglio vi vogliono dare. Wow. Carta numero 34, amici della bilancia. E questa carta parla della saggezza dell'acqua. Può essere utile in questo caso, visto che anche qui avete la carta della luna, che è comunque una carta che si ricollega all'acqua, perché la luna comanda le maree, no? Ehm, Fare dei bagni con dell'acqua, magari acqua e sale, se vi piace usare l'essenza, potete usare l'essenza di rosa. E poi qui parla di intuizione, la luce dell'eremita, e ve la rimetto qui perché è proprio questa carta, e parla di nuove scoperte, che è un po' l'energia che sento con questo matto e questo fante ehm, di bastoni. Come la sensazione che l'altra persona potrebbe guardare un po' troppo se stesso, e di conseguenza per quello che vi dicono, rivalutate l'idea che avete dell'amore o dell'altro, perché è come se aveste un sogno, sì, nobile, ma forse un po' troppo sogno, un po' troppo poco realizzabile come punto d'arrivo, come obiettivo. Ragazzi, fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare meglio le energie del prossimo periodo. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o commentare. A me piace sempre leggere i vostri commenti. Se poi volete anche supportare attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, con la fascia più bassa semplicemente supportate il canale, mentre con la fascia di prezzo più alta avete accesso ai video di crescita personale e spirituale.
Ci tengo a fare una precisazione, il percorso individuale che sto proponendo è un percorso cucito sulla persona ed è un percorso che va a lavorare le credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!